Buongiorno amici del canale, Ciao! piccolino oggi, Sì. restyling. Oggi la sfida è renderlo semi-contemporaneo, perché andrà in una casa che ha una carta particolare, graffiante, una casa moderna, una casa classica di quelle di Sì. oggi, dove comunque le finiture sono lisce, pulite e moderne. Questo perché? Perché tante volte mi dicono, belli i mobili che fate nei tutorial, ma forse non sono indicati a case di oggi, a case con un background un pochettino più moderno, più giovanile, e invece vi voglio stupire. Infatti, probabilmente, però ci riserviamo il fatto di valutare durante la corsa come lavorare, useremo la stessa carta da parati che è stata messa sulla parete, perché sono vicini, però vedremo, ok? La sfida è sistemarlo, perché comunque mancano le mensole, ci sarà qualche cosa di falegnameria da fare, anche perché c'è da spostare quella sbarra, qua ci sono buchi dappertutto, le maniglie meravigliose ma completamente ossidate, toglieremo le maniglie, lo ripristineremo al 100% e dovremmo metterlo in questo ambiente moderno. Vediamo se ce la facciamo. Partiamo? Partiamo. Partiamo. Ho già messo l'alcol su tutta questa lunga superficie e sto già massaggiando l'alcol con la mia paglietta di ferro grande. Se avete bisogno, quando avete superfici così grandi, per fare magari anche meno fatica, ricordate di prendere magari una vecchia spatola, guardate come vi aiuta anche, vi facilita nell'asportare tutto quello che si scrosta. L'alcol è ottimo per aiutarvi in questo procedimento, quindi io non lo faccio andare via, però magari passo questa paglietta insieme a una spatola che non mi fa far fatica e negli angoli spesso e volentieri mi toglie via eccessi. Guardate, ora riprendo la mia paglietta e rimassaggio tutto il laterale, in questo modo sciolgo ancora meglio e prima tutta questa brutta vernicetta superficiale che sta scrostando. Faccio la stessa cosa anche qui e se ho dei punti dove c'è meno spazio, guardate, mi aiuto anche con una vecchia spatolina, non è una spatolina tagliente, è una spatolina molto morbida perché tanto vecchia e usata, quindi io con questa spatolina riesco proprio a massaggiare quasi la superficie. Guardate qua come viene via tutto, viene via perché era già sollevato, era già, guardate, non avremmo potuto colorarlo sopra, se coloriamo qui dopo un po' si scolla via tutto, però vedete non serve neanche lo sverniciatore. Cioè oggi è una giornata particolare dove sverniciare sarebbe stato inutile, non serve sverniciare se poi coloro, ma ci leviamo il problema semplicemente lavando. Ma quindi andiamo a lavare invece che con ABA, massaggiare invece che con ABA, oltre che con ABA, alla fine anche con una paglietta di ferro e l'alcol. Ora io continuo dappertutto, sanifico bene tutto, tolgo via tutto l'eccesso che mi dà fastidio, dappertutto. Nei mobili tipo questo trovate delle carte da parati incollate con vecchie colle, con anche se fossero come la mia che è lucida perché è proprio lavabile, non dovete aver paura, non dovete avere ansia, non iniziate però a mettere il phon, a mettere l'alcol, primo perché potreste anche rovinare il mobile, secondo perché il phon va a sciogliere la colla e quindi fate un pasticcio, terzo perché non mi invia, quindi provate il nostro staccaparati, è veramente ottimo. Si deve diluire un pochettino nell'acqua, io solitamente metto 2 tappini di prodotto nel contenitore e ci metto un po' di acqua. Ci sono delle persone che lo usano puro, io non mi trovo bene perché secondo me puro stacca meno. Più o meno
stessa percentuale di acqua e di stacca-parato. Con un pennello lo mettete, ok? Ovviamente qua io non ho ancora lavato dentro bene questo mobile perché è ridotto male, quindi devo proprio metterci un po' di più per lavarlo, però la cosa importante è che voi facciate andare questo prodotto tutto intorno, perché questo aiuterà anche a togliere via le colle che rimangono sulla superficie. Piano piano vedrete che si scollerà, poi vi andate ad aiutare con una spatolina, ok? Per far scrostare il tutto piano piano, e vi assicuro che una volta tolta via la carta, anche se dovesse rimanere della colla sulla superficie e dovesse esserci la superficie appiccicosa, usando lo staccaparati toglie via la colla residua. Vedete? Adesso io piano piano la faccio andare via e la superficie sicuramente è appiccicosa. Con lo staccaparati sciolgo la colla. Attenzione Emma, solo a non rovinare il legno perché è bello, ok? E noi continuiamo pian pianino a lavorare in questo modo. È normale che faccia della schiuma, come vedete me in questo momento, e vi posso assicurare che vi lascia il legno bello liscio, non lo rovina, toglie via la vecchia colla e soprattutto in 10 minuti più o meno si va a togliere. Quella che abbiamo noi oggi è il peggio che potete trovare, quindi una carta adesiva plastificata, no? È proprio il peggio che si possa trovare in un mobile. Ci sono delle persone addirittura che hanno buttato via i ripiani e rifatti perché non riuscivano a togliere via la colla. Guai, piano piano vedete che si fa, questo prodotto è eccezionale. Senti, ma ti va se continuo io e tu invece inizi a purificare il mobile? Perché va bene, lo laveremo con dei disinfettanti, magari posso fare semplicemente per l'interno un po' di acqua e candeggina per purificarlo. I nostri due profumatori per i mobili, Liberty e Flora, sono eccezionali proprio per purificare e togliere via i vecchi odori dall'interno. Noi poi lo coloreremo all'interno, quindi non vi preoccupate, iniziamo a sanificarlo, poi lo sciacquiamo e poi potremo colorarlo, ok? Andiamo. Allora, ho più o meno un litro e mezzo di acqua calda. In un cucchiaio metto un po' di sale che servirà come agente, si dice. Sì, più che altro il sale vi aiuterà a far sciogliere il profumo, perché il profumo è a base oleosa. E metto un tappino più o meno di profumo all'interno dell'acqua. Ok, e con uno straccettino vado a lavare il tutto. La carta è stata tolta e adesso aiuto Emma a passare Liberty su tutto il mobile. Anche qui dove c'era la carta puliamo e sanifichiamo e profumiamo. La pulizia di questo tipo di mobili non è sempre facile perché hanno tante insenature. Ovviamente utilizzando pochissima acqua, andate anche negli angolini con l'aiuto di un pennello. Guardate come si toglie bene lo sporco, la polvere, come si purifica. In questo modo il mobile sarà veramente perfetto. Il pennello vi aiuta ad arrivare dove non arrivate col panno. Questo mobile deve stare in un appartamento di oggi, non di ieri. Nel senso che deve stare in una casa normalissima, contemporanea, con delle finiture squadrate, moderne, e quindi noi apprezziamo il suo bellissimo legno, le sue fattezze, le sue forme, ma dobbiamo renderlo giusto per questo ambiente, che ha una parete con questa bellissima carta da parati. È una carta da parati di Collinson, vero Emma? Sì. Il catalogo si chiama Jabula. Jabula. La collezione. E ci siamo veramente innamorati di questa carta che ha questo madreperlato sulle tigri che è veramente molto dolce.
Quindi abbiamo deciso di fare tutto il mobile in London Fumé per riprendere il grigio delle palme. Però vi stupiremo con l'interno, Sì. perché Emma si è studiato un colorino non male. Allora, tutto ciò che è la scocca, quindi l'esterno, sarà fatto con London Fumé, ad esclusione dei frontalini dei cassetti, quindi questa parte qua frontale del cassetto, e i due laterali lisci, perché questi avranno la carta da parati, perché vogliamo portare un po' della fantasia di questa parete che è a contrasto dove c'è il mobile. Quindi steniamo London Fumé ovunque, dopodiché partiamo con la parte iniziale dell'interno a contrasto e in ultimo la carta da parati. Io, Emma, uso un pennello a punta, tu usa il pennello che ti piace. Prendo anche un punta. Ok. Cerchiamo di non colorare il frontalino perché tanto sarebbe solo uno spreco di colore, in quanto poi viene coperto dalla carta da parati. Qua noi a lato, come sempre, vedete, abbiamo già messo il nostro nastro carta per facilitare, per fare un lavoro bello, pulito e liscio. Quando si apre il cassetto bisogna sempre vedere qualcosa di ben curato. Quindi stenderemo la nostra prima mano su tutto il contorno, evitando il frontalino. Sei partita col colore, ma passando il pennello ci siamo dimenticati di chiudere questi due buchini. Succede. Nulla di più facile perché noi usiamo il nostro riparalegno. Che cos'è? È una cosa molto facile, è uno stucco bicomponente, infatti i due componenti sono quello più chiaro e quello più scuro. Se ne prende un pezzo, si strappa un pezzo, si deve subito chiudere quello non utilizzato, si fa a mo' di gnocco un impasto del genere. Ricordate che catalizza in fretta e quando catalizza, quando sentite tra le mani che inizia a diventare bollente. In effetti è proprio una peculiarità della catalisi di questo prodotto. Io adesso ho i guanti, ma vi assicuro che sento il calore che si sta sprigionando e nel momento in cui i due colori sono completamente miscelati, vedete adesso è ancora un po' diviso, ma nel momento in cui i due colori saranno perfettamente miscelati e sarà di un unico colore e si scalda, sarà pronto per essere applicato. Se non fate fare la catalisi a questa cosa, quindi se non lo miscelate bene, non diventa rigido, non diventa diciamo protetto, rigido e solido. Quindi mi raccomando, dovete far sì che sia bello impastato. Poi Emma è la regina del modellismo, perché lo ha studiato, l'ha fatto per anni, quindi è proprio brava e lascio a lei questa cosa da fare. Solo questi due buchi abbiamo, vero Emma? Sì, abbiamo solo questi due. Ok, allora mentre tu continui con la struttura, io continuo col colore. Ok. Vai. Ma come ci stupisci oggi? Oggi facciamo un corallo per rimanere in tema. E mi parti per fare il corallo mi parte il profumo d'Oriente e Cherie. Sì. Vabbè, mi hai detto. Quindi misceliamo perché ho messo in questa vaschettona
una metà di un barattolo di profumo d'Oriente che avevo già aperto. Questo qua ne ho ancora, è intero però questo, se mi dovesse servire lo rifaccio il colore. Vai, io giro e tu inizi a mettere. Noi siamo abbastanza sicuri di noi stessi, quindi quando creiamo i colori non andiamo mai a impazzire. Sì. Ma se da casa le persone vogliono essere sicure di doverlo rifare uguale, possono tranquillamente o pesarlo o prendere dei cucchiai e andare a cucchiaiate. Che dici, Emma? Noi a volte l'abbiamo fatto, poche volte, però l'abbiamo fatto anche noi questa cosa. Sì, si riesce comunque abbastanza a riprodurre sempre. E ma è veramente bellissimo, ma io voglio spiegare a casa che la differenza che si ottiene miscelando il profumo d'Oriente e lo sherry è completamente diverso da quello che si ottiene miscelando il soufflé, che è il nostro giallo, con il love, che è il nostro rosso. Perché viene fuori un colore che è molto più fucsia, molto più acceso. Non hai girato. Ho girato poco. Invece miscelando lo sherry, che è proprio un amaranto, e il profumo d'Oriente, che è proprio un senapato, viene fuori un colore molto più spento. Sì? Non assolutamente avvicinabile a un fucsia, tutt'altro. E quindi Emma, essendo estate, ti è venuta voglia di corallo. Sì. Poi fa molto contrasto sia col grigio che con l'azzurro della carta, quindi secondo me era azzeccato. Oggi abbiamo lavorato di contrasti perché questo deve un restyling che deve andare in una casa moderna, come dicevamo prima. Quindi non ci possiamo permettere di cadere nel banale, ma soprattutto nel classico. Ci siamo già, però secondo me ancora un po'. Sì, anch'io metterei ancora un po' di sherry. È troppo salmone. Facciamo cambio? Ok, allora, noi siamo fissate con gli sprechi, ma perché è sbagliato sprecare. I pennelli vanno lavati bene per essere mantenuti nel tempo, i colori non vanno sprecati, quindi vanno chiusi sempre molto bene nel latte. Non sopportiamo, no? Quando vediamo alcuni decoratori che buttano i pennelli oppure maltrattano le latte non chiudendole bene, a volte vediamo questi tappi schiacciati sulle latte tutti sporchi, dove passa l'aria. A noi queste cose non piacciono, noi vogliamo avere dei materiali di qualità ben tenuti. Quindi mi raccomando, pensateci, sono soldi ben risparmiati. Ah, bellissimo, bello bello bello. Mi piace molto. Ti piace? Sì. Col grigio sta benissimo. Facciamo vedere a casa come sta, lo spalmo sul cartone. Sì. Venite qua. Ha un non so che di aranciato, molto elegante, che ovviamente è conferito dal profumo d'Oriente, che starà benissimo con questo grigio e starà bene nel posto in cui andiamo a metterlo. Quindi partiamo colorando tutto l'interno del mobile con questa colorazione. Senti Emma, un goccino d'acqua mettiamola, sì, perché luglio e fa tanto caldo, probabilmente se l'avessi fatto a dicembre non avrei diluito, però il legno beve molto, è luglio e fa tanto caldo, un goccino d'acqua lo metto. Diciamo più o meno 2 cucchiai ne hai messi? Sì, più o meno sì. Mettine ancora 2 cucchiai. Basta, perfetto. Il colore potrebbe leggermente alleggerirsi, ma non dà fastidio, anzi rimarrà sempre vibrante e bello coprente. Prendi anche tu il pennello uguale al mio, così sì, partiamo. Wow, che colore spettacolare, bello, vibrante, coprente, sicuramente con una mano siamo a posto. Faccio bene tutto, il contorno, il bordo, e magari prendo poi anche il rullo per aiutarmi nelle parti più lisce e più lunghe. Bellissimo. Sì. Questo colore ci voleva Emma, poi mi fai tutti i bordi con il pennello, ok? Sì. Io faccio la parte piatta con il rullo. E così togliamo via tutte queste brutte macchie del legno che con l'umidità degli anni hanno rovinato un pochettino l'interno.
Abbiamo finito l'interno completamente con una mano bella coprente e abbiamo dato qualche ritocco sulla mano esterna, quindi non una vera e propria seconda mano, ma solo qualche ritocco. Ora proteggiamo tutto, utilizziamo il protettivo satinato. Ho messo il protettivo in una vaschetta già diluito con acqua, circa di un 20%, e utilizzerò un pennello a punta per la superficie esterna, in quanto va meglio e riesco a raggiungere tutti gli angoli. Elisa invece mi darà una mano per le superfici piane con il rullo. Emma, sei stata precisa? Speriamo. Allora, la difficoltà di questo passaggio quale sarebbe? Il fatto che noi vogliamo mettere una carta da parati estremamente moderna su un mobile che ha una finitura morbida, liscia, pulita, quindi colore e protettivo satinato, senza nessun tipo di tecnica, non c'è decapè, non c'è dry brush, non c'è nulla. Quindi è più difficile. Amanti dello stile moderno, sappiate che è più difficile creare un mobile perfettamente liscio, neutro, senza nessun tipo di tecnica, piuttosto che fare qualche mobile vintage con qualche tecnica. Quindi occhio. Ora, questo pannello di carta da parati, che abbiamo già fatto vedere, è veramente bello, mi piace tantissimo, lo andremo ad applicare su questa parte qua. Perché ho chiesto a Emma se è stata precisa? Perché a noi qua serve precisione al massimo, nel senso che va messo su questo pannello che è esterno, quindi deve andare a bordo vivo, a taglio vivo sul legno. Per questo motivo abbiamo deciso di agire in due modi: tagliare la carta il più possibile in modo preciso dall'inizio alla fine, giusto? Quindi noi con una sola mandata l'applichiamo. E seconda cosa, utilizzare un'ottima colla che ha un incollaggio molto forte, molto strong. Quindi una colla classica per parato, quindi per i muri, per le pareti, la mettiamo sul mobile, va benissimo, anzi ancora meglio. E bisogna essere molto precisi, ci teniamo vicino una spugnettina umida, un panno in microfibra umido. Io ho messo un guantino di cotone se ce l'avete bene, se no un pannettino di cotone. Ed Emma utilizzerà la spatola per appiattire e togliere le bolle d'aria, spatola con stoffa. Perché vediamo tutte queste indicazioni? Perché non c'è nulla di più semplice che applicare la carta da parati se si ha tutto quello che occorre, si hanno tutti i giusti consigli. Diciamo che come la fate qui, la potete fare su una parete, ma faremo un tutorial sulla parete, Va bene. vero? Quindi tra un po' vi faremo anche una bella parete, magari con la vinilica, che è un pochettino più spessina, così imparano anche meglio, di come si mette la carta da parati a parete, perché avete sempre quest'ansia, no? Ok, il costo della carta, ma poi il costo dell'applicazione, quanto mi viene a costare questa parete? Noi vogliamo dimostrarvi che con degli accorgimenti giusti potete fare da soli, che è bellissimo e molto soddisfacente. Bando alle ciance, Emma, io inizio a mettere la colla. Sì. Questa è la densità che deve più o meno avere la colla in polvere. Vi ripeto, Emma la fa volta per volta in una ciotolina perché non vogliamo sprecare, ma con una confezione di colla di carta da parati che costa pochissimo ne fate tantissima, più di una parete. Qua abbiamo messo diciamo un 100 ml di acqua, 150 ml di acqua, e lei l'ha messa a pioggia pian pianino girando. In questo modo si addensa pian pianino e verrà della densità che a lei serve. Allora fate attenzione perché noi siamo in questo momento su una superficie che è assorbente, quindi ricordate che su una superficie di questo tipo il legno nel frattempo beve. Potrebbe essere necessario fare due applicazioni, quindi la mettete una volta, dopodiché se la superficie è tanto assorbente la potete mettere anche una seconda volta. Ricordate anche che se mettete la carta da parati su dei muri tipo cartongesso o muro grezzo, cose di questo tipo, meglio se lisci e non ruvidi, mi raccomando, potrete tranquillamente mettere due applicazioni di colla. Questo vi aiuterà tranquillamente a non rischiare di non avere poi la colla sotto la carta. Un'ultima cosa, la colla per il parato è sempre trasparente, quindi non vi dovete preoccupare se macchiate la carta con la colla perché non si macchia. Noi ora ci terremo appunto vicino una spugnettina umida per togliere gli eccessi di colla dalla carta e puliremo subito. Questa è una carta bellissima, ma è carta, quindi o è TNT, Emma? È TNT, tessuto non tessuto, tessuto non tessuto, però assorbe molto. Esatto, comunque. E non è vinilica. Cosa ne dici? Facciamo due mandate? Ok. Prima metto su mezzo pannello e poi mettiamo l'altra metà, o Sì. preferisci farla tutta? Ma sai che quasi rischia di farla Andiamo tutta? tutta, ok. Vai. Allora io continuo.
Perché dico rischierei? Perché su legno, come vi ho appena spiegato, c'è molta assorbenza della colla e quindi bisogna fare sempre attenzione, nel senso che se la beve tutta poi dopo la carta non appiccica, ma ciò non toglie che se anche dovesse esserci qualche piccolo angolo dove la colla è stata un pochettino assorbita da materiale e superficie, si può sempre andare a rabboccare senza problemi, vero? Sì, si alza un pochino e si Esatto. rimette. Io qua sbordo leggermente, tanto poi con il mio pannettino vado tranquillamente, no Emma? A lavare. A lavare, acqua e spugnetta, e iniziamo ad applicare. Ecco il consiglio, se non avete mai messo la carta da parati e siete soli, un po' difficilino, meglio essere in due. Uno va su, che sei tu, Sì. e uno va giù, che sono io. Cerchiamo di essere precisissime. Dimmi. Io ci sono. Forse mezzo millimetrino più in là. Wow, perfetto. Io ho messo questo guantino per il semplice fatto che mi aiuta a far scivolare la mia mano sulla superficie, nel senso che io quando fa caldo ho le mani molto sudate, non voglio rovinare la carta e non voglio assolutamente rischiare di non sentire eventuali bolle. Ora, Emma il pannettino. Mentre io col mio guantino ho applicato, Emma con una spatola di plastica ricoperta da un pezzo di straccio di cotone fa uscire le eventuali bolle, vedete? Tac. Però la pressione che voi esercitate dal centro verso l'alto deve essere veramente, veramente minima, nel senso che non si deve far fuoriuscire la colla deve stare lì, deve essere assorbita. Noi dobbiamo solo ed esclusivamente far uscire l'aria, che non ci piace che ci stia l'aria sotto la nostra carta, altrimenti prima o poi si staccherà. E voilà. Non vi preoccupate se la nostra carta da parati si bagna, perché vi assicuro che è tranquillamente lavabile. Sì. E si sistemerà il tutto nel momento in cui si asciuga. Ora Emma parte dal centro, mi fa scivolare tutte le bolle di aria fino in fondo, devi premere abbastanza in modo che l'aria fuoriesca per bene e poi ripartendo da lì si faranno gli altri due lati. Piuttosto facciamo un passaggio in più, non c'è fretta. L'importante, ripartiamo da qua, dalla faccina della tigre, vai più a destra che a sinistra, ok? Andiamo di nuovo giù fino al fondo, cercate di essere precisi e di non dimenticare dei pezzi. Ok, adesso ci manca questo lato di qua. Bellissimo. Qua come vedete è uscito fuori un po' di colla, sporca magari anche un pochettino di legno, ma noi la togliamo senza problemi, come in questo momento sto facendo io con un pezzettino di stoffa di straccettino bagnato. Allora Emma, vedo una bolla qua che non mi piace a questa altezza, quindi da qua lo fai scivolare in fuori. Sì, importante che il nostro straccio che ci fa scivolare la spatola sia sempre ben pulito, asciutto e leggero, e voilà, facciamo uscire la bolla dall'altra parte e voilà, bravissima. Allora, il guanto mi aiuta tantissimo, qua c'è ancora un pochettino di bolla, andiamo in là, perfetto, a notare se ci sono ancora bolle, perfetto. Adesso Emma direi di sciacquare il panno, sistemare tutto, andare avanti con l'altro lato e 3 cassetti. Ok. Andiamo. Allora Emma, continuiamo su cassetti e laterale. Qua mi raccomando bisogna poi mettere la maniglia. Sì. E chissà quanto sarà bella questa maniglia Sulla carta. bellissima, anche perché le abbiamo lavate benissimo e sono venute veramente un gioiellino. Quindi l'accostamento di antico e moderno qua sarà veramente fantastico. Allora, io ho messo la colla, ho già il pannettino, aspetta, tocco qua, ho già il pannettino a portata di mano per toglierti eventuali gocce che cadono, ti aiuto sempre di qua. Sì, grazie. Siamo più precise, faccio mettere prima te. Io qua sono leggermente più abbondantina, Perfetto. Prendi pure la tua spatola.
adesione perfetta. Dovesse esserci un goccino in più di carta, andiamo poi a rifilarla col cutter dopo, perché questo è proprio un mobile bello proprio perché è preciso. Ci sono altri rigoli di colla? Sì, un pochino. Allora, ma glielo facciamo vedere? Sì. Guardate che spettacolo! Bellissimo, super moderno. Un po' kitsch. No, sta bene. Sta bene. È quel limite di eleganza e stravaganza. È giusta. Allora noi continuiamo e tra un po' vi facciamo vedere tutto rifinito. E voilà, io e Emma siamo venuti a montare il mobile della casa che lo ospita. Ci siamo fatti aiutare per portare su i mobili perché erano al terzo piano, ma l'abbiamo montato io e lei perché è molto facile assemblare questi pezzi molto antichi. È più facile mettere insieme questi pezzi antichi che i pezzi nuovi, ve lo assicuro, ci mettiamo di meno. Quindi voglio farvi vedere nel dettaglio perché scegliere un mobile vecchio per una casa contemporanea. Ora vedrete quanto sta bene con la carta da parati, con le finiture di questa stanza, che anche se fa parte di un appartamento stramoderno, vi assicuro sta tutto benissimo. Qua hanno messo addirittura l'applique con la finitura un pochettino, come posso dire, ma aiutami, Ottonata. E sta benissimo con le maniglie originali di questo armadio che sono veramente bellissime. E poi la chicca di scegliere di mettere la carta da parati sotto la maniglia in realtà crea una finitura ancora più contemporanea. Sta benissimo il fatto che ci siano le applique di questo colore con la carta, con il letto vellutato, le finiture sono moderne. Il grigio non fumé ha messo tutto al suo posto e vi dico la verità, sono veramente contenta. Sicuramente la cosa più azzeccata di questa casa è mettere un armadio del genere, un armadio antico, perché ha creato quella personalità che prima mancava. Quindi adesso vi lascio alla videomaker Emma, che finirà con tutte le sue foto di rito e le riprese della stanza, vero Emma? Perché oggi Franco non c'è e basta, vi salutiamo. Al prossimo tutorial, scrivetemi nei commenti se vi è piaciuto e mi raccomando, seguite anche la nostra pagina YouTube, ci aiutate a diventare più grandi. Mettete segui. Ciao ciao!